Ciao a tutti! Oggi vi parlerò del cibo in Corea. I caffè, i bar, i ristoranti, i posti dove mangiare qualcosa di veloce. Inoltre la caffetteria della mia università. Partiamo con lo street food, i gelati e i caffè. I caffè sono cari in Corea, ma hanno cose che in Italia non abbiamo. In strada puoi mangiare di tutto, comprese banane fritte, uva gigante caramellata, zucchero filato gigante, multicolore, multiforme. Il gelato italiano è strafamoso in Corea, ma a me piaceva un sacco Baskin Robbins, con i suoi gusti fantasiosi come lo zucchero filato tricolore e il cheesecake con praline caramellate. E in alcuni gusti aggiungevano quelle pietruzze che scoppiavano in bocca. Panini alla crema di melone chantilly, favolosi. Ogni caffè è particolare, molti a tema dove puoi scegliere fra gelati, dolci e roba salata. I dolci si sprecano, cremosi, morbidi e multicolori, cheesecake alla banana, torta al triplo cioccolato belga, torta multicolore. Le varietà di bevande sono altrettanto infinite, hanno bevande bubble, cioè con gelatinose palline di manioca dentro, tè alla zucca e fagioli rossi con latte, e che dire del craffin, l'ibrido del muffin e croissant, non potevo crederci quando l'ho visto. Inutile dire che il pane vero in Corea non esiste, quindi i panini sono morbidissimi e ripieni come una brioche. C'è anche una catena di caffè chiamato Tartar dove hanno tantissime tortine diverse. Il caffè dei personaggi di Lana e Itaewon, e avanti con le bevande, dalla cioccolata alla menta con panna montata e polvere di menta, al caramel macchiato, ogni tipo di bevanda sia calda che ghiacciata, latte alle patate dolci, veramente un'infinità di cose. Però i caffè costano cari. Io andavo spessissimo alla catena di caffè chiamata Paris Baguette e c'era veramente di tutto. Vogliamo parlare di questo panino, cioè proprio il pane, che quando lo aprivi usciva tutto il cioccolato caldo, una favola. Ora passiamo ai drink. Il famosissimo latte da bere che accompagnava tutti i miei giorni, di vari gusti, banana, melone, mirtillo, eccetera. La birra, che tutti i coreani amano, abbinata al pollo fritto, famosissima la cas coreana. Il soju, anche questo con vari gusti, amatissimo, che accompagna ogni cena dei coreani e li fa ubriacare dato che è fortissimo, infatti si beve in bicchierini da shot. E la birra e il soju si possono mischiare per formare il somek. Il vino di riso coreano, il makgeolli, anch'esso di vari gusti, meglio originale o alla banana o alla castagna, secondo me. Si beve in ciotoli di metallo, sembra vino bianco frizzante, va giù facile facile, ma ti taglia le gambe poi. E poi ci sono tutti gli altri cocktail normali, ma in bicchieroni. In un ristorante mi hanno portato un mojito in un boccale extra large.
Dovete sapere una cosa dei coreani, che come loro nessuno beve, neanche i russi. Passiamo un attimo ai ristoranti giapponesi, diciamo fusion. Nei ristoranti giapponesi potete trovare la tempura, il ramen e il sushi, ma dovete sapere che il sushi è in stile coreano, quindi tagliato molto spesso e con tutte le nervature. Insomma, se volete mangiare sushi andate in Giappone. Un posto dove sono andata a mangiare sushi coreano aveva come contorno delle ovette di quaglia che adoravo. Ora passiamo ai molti ristoranti cinesi che ci sono in Corea. Ci sono moltissimi ristoranti cinesi in Corea. I piatti principali sono il jjampong, una zuppetta di frutti di mare piccantissima, accompagnata volendo da riso, e il jjajangmyeon, che io adoravo semplicemente, rigorosamente accompagnato dal ravanello giallo, che io altrettanto adoravo. Praticamente i jjajangmyeon sono noodles con una salsa di fagioli neri con maiale marinato, patate e cipolle, da morire! L'ironia è che non si sa l'origine, perché lo trovi solo nei ristoranti cinesi, ma i cinesi dicono che è di origine coreana. Ed eccoci finalmente al vero cibo coreano. I contorni in Corea sono serviti in ciotoline e sono tantissimi, e tutti gratis, non come in Italia che si devono ordinare e pagare. Avrete ovette di quaglia, erbette condite, ravanelli gialli, fagioli neri, daikon, verdurine, funghetti, tofu fritto in salsa piccante, frittatine e quant'altro. E l'immancabile kimchi, cioè il cavolo marinato in salsa e pasta piccante. Se mangiate del barbecue coreano avrete in aggiunta varie salsine e un cestino pieno di foglie, vi dirò dopo a cosa servono. Tenete comunque conto che il 90% dei contorni è piccante, come tutto il cibo coreano. Il pollo fritto, uno dei piatti più diffusi in Corea, accompagnato rigorosamente dalla birra. Ce ne sono un'infinità di tipi in salsa teriyaki, all'aglio, piccante, immerso in varie salse o ricoperto di spezie e polverine squisite, con l'osso o disossato. Il kimbap, simile ai maki giapponesi ma più grezzo. I coreani amano in particolare la parte grezza all'estremità. I piedi di porco, nonché le zampe di gallina piccanti. Il sundae, sangue di suino, interiora di suino bovino e noodles infilati in un budello. Diciamo che ne sono riuscita a mangiare qualche pezzo per curiosità. L'odore non è dei migliori, anche se c'è di peggio nella cucina tradizionale coreana. Il tteokbokki, gnocchi di riso in una salsa piccantissima,
Tutto ciò che vedete di rosso nella cucina coreana non è salsa di pomodoro, ma salsa piccante. Ho trovato un posto qui all'uscita 7 di Gwanghwamun dove lo fanno non piccante, buonissimo per me. Qui vedete street food da mercato, comprese le ostriche, buonissime. E il toshira, l'equivalente del bento giapponese, cibo già preparato e venduto nei mini market a pochissimo prezzo. Il bibimbap, spesso servito caldo in ciotole di ghisa e composto da varie verdure e un uovo su un letto di riso con salsa piccante generalmente. Il mio preferito, il tuppul, servito in una ciotola di ghisa che lo fa continuare a cuocersi. Sono sottili pezzi di manzo in un brodo saporitissimo con germogli di soia, funghi giapponesi e noodles. E la fine del mondo! Il porridge di moltissime varietà, sia con riso e verdure che con abalone, eccetera eccetera. Il mio preferito era, come potete vedere, di zucca, ma anche con pezzetti di gnocchi di riso e fagioli rossi. C'era un posticino nel centro commerciale di Times Square che lo faceva buonissimo. Poi avevo voluto provare la zuppa di pollo al ginseng, ma sono rimasta DM quando ho visto che nella zuppa c'era una gallina intera con all'interno il riso. Mangiarla con le bacchette è stata un'impresa epocale. Il naengmyeon, l'equivalente estivo del bibimbap caldo. Dentro vi aggiungono il ghiaccio. I mandu che ho mangiato fino al vomito, i ravioli al vapore di verdura, di carne, di kimchi, anche nella zuppa, ovviamente anche piccante. Il kimbap, il bibimbap, i mandu si mangiano in questi piccoli locali veramente a poco prezzo, quasi gratis direi. Il pajeon, la frittata o pancake salato coreana, normalmente servita col makgeolli. Ma vi assicuro che questa porzione era solo per due. La chiamano tonkatsu, l'equivalente ovviamente del tonkatsu giapponese, carne impanata, semplice o ripiena. La mia preferita era ripiena di crema di patate dolci e poi ricoperta di varie salse e accompagnata da riso e da un'insalatina di daikon con una salsina delicata che era una favola. Vi assicuro che le proporzioni di questi modelli di carne sono in scala reale. Quando è arrivato il piatto da dividerci ho detto alla mia migliore amica: avremmo dovuto ordinare mezza porzione. E lei: è mezza porzione. Il barbecue coreano. Innanzitutto necessitano dei tavoli col buco in mezzo, in modo da mettervi un contenitore con le brace ardenti, al di sopra del quale è sospeso un tubo per aspirare i vapori. La carne la si ordina e la si cucina poi da sé o con un po' d'aiuto all'inizio da parte del cameriere. Assieme al barbecue ovviamente i soliti contorni con l'aggiunta di foglie di lattuga e le caratteristiche foglie di perilla. Il riso e o un brodo ovviamente accompagna sempre ogni pasto coreano. Dovete sapere che queste foglie servono a formare involtini mettendoci dentro la carne arrostita, le salsine, contorni e il riso, volendo. La carne è solitamente di bovino o di suino e quindi se è di suino è samgyeopsal. Una sera ho voluto provare questo brodo, ebbene sì, fatto con pezzi di sangue bollito. Vi dirò, non solo non puzzava, ma era anche buono. Ovviamente non bisogna pensarci troppo. Ecco, queste simili pastiglie portate con una brocca d'acqua sono in realtà salviette liofilizzate per pulirsi le mani prima di mangiare, che si espandono alla loro dimensione originale versandoci sopra l'acqua. Una sera sono andata in questo locale di Hongdae dove ci hanno portato 1 metro di carne, ognuna intinta in un sapore diverso,
quindi al ginseng, al vino, al curry, piccante, eccetera. Favolosa. E ora il piatto coreano più amato dagli stranieri, il bulgogi. Sottilissimi pezzi di manzo messi al centro di una piastra calda circondata da una concavità, dove viene messa acqua e tutta una serie di verdure e spezie in modo da formare un brodino, e poi intingervi il bulgogi in modo da completarne la cottura e dargli sapore. È una delizia! Ovviamente accompagnato dalle solite foglie per poi mettercelo dentro e farne un involtino, volendo. Brevissima parentesi per dirvi cosa si può mangiare in un'università. Un piattone di polpette su un letto di riso e varie salsine con kimchi e brodino a parte come contorni a soli 3 euro. Poi i soliti ravioli al vapore, il sundae, ramen, dolci con paglie di gelato e sciroppi vari. Ovviamente il fast food mi raccomando all'occhio perché essendo in Corea comunque anche gli hamburger sono piccanti. Questo non è coreano, ma merita una menzione, la Pancake House. La mia migliore amica ha preso i pancake salati, ma io col cavolo, pancake dolcissimi, ovviamente con sciroppo d'acero, burro, eccetera. Evviva il colesterolo, ma erano veramente pancake originali. Goduria. Credo proprio che questo episodio vi abbia fatto venire l'acquolina in bocca e vi abbia fatto venire voglia di mangiare qualcosa di coreano, anche se non siete in Corea, non è molto facile trovare un vero cibo coreano. Mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Ciao!